Fin dai tempi antichi, il drago è stata l'unica figura in grado di affiancare la tigre. Io sono un drago e questa mia natura mi porta fatalmente a doverti star vicino, Taiga. Ciao a tutti lettori anime watchers e bentornati su Consigli Anime Manga, la rubrica di Wikos in cui si parla in poco tempo di anime e manga per tutti i curiosi di scoprire opere nuove. Io sono Nikki D e in questo episodio parleremo di Toradora, light novel uscita nel 2006 che ha avuto un adattamento manga e un anime nel 2008. Si tratta di uno shoujo slice of life che quando uscì ebbe un grande successo. Ryuji è un ragazzo tranquillo e di buon cuore che per via del suo sguardo truce viene temuto da tutti nella sua scuola. Taiga invece è una ragazza mingherlina con un aspetto da bambola, ma basta niente per farla arrabbiare. Tant'è che tutti i suoi compagni le hanno affibbiato il soprannome di Tigre Palmare. I due si ritrovano insieme al secondo anno di superiori e per una serie di circostanze finiscono per confessarsi le rispettive cotte. A Ryuji piace Minori, l'allegra e instancabile migliore amica di Taiga, mentre a Taiga piace Kitamura, il diligente rappresentante di classe, migliore amico di Ryuji. I due decidono di allearsi per coronare i loro sogni d'amore. Da questa semplice premessa si apre un piccolo romanzo di formazione in cui tutti i protagonisti imparano a crescere attraverso le loro esperienze scolastiche e non. La principale attrattiva è senza dubbio lo sviluppo del rapporto tra i due protagonisti, su cui non approfondisco per non farvi alcun tipo di spoiler. Faccio una piccola puntualizzazione sul titolo e sul discorso dell'introduzione riguardo la tigre e il drago, visto che non viene mai specificato. Questo perché è tutto legato ai significati dei nomi dei protagonisti. Taiga è come i giapponesi pronunciano tiger, mentre Ryu di Ryuji significa drago. Per il titolo invece è al contrario. Tora significa tigre, mentre Dora è un'abbreviazione di Doragon, che è come i giapponesi pronunciano dragon. Manga o anime? Allora, qui per il manga, se volete i volumi italiani, sarete un po' più sfortunati, perché per motivi che mi sono ancora ignoti, il manga non è ancora uscito del tutto. Nonostante sia un manga vecchio e al momento non sia previsto alcun tipo di ristampa. Non stiamo neanche parlando di un manga lungo, la light novel conta 10 volumi, il manga ne conta 11, per cui... Comunque reperire l'anime è molto più semplice, si trova su praticamente tutte le piattaforme principali, sia su Netflix che su Prime, perfino su Vid, e sono solo 25 episodi. Una piccola serie abbastanza veloce che vi regalerà qualche risata e tanta tenerezza. E anche per questa volta abbiamo finito. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se non l'avete ancora visto o letto, ditemi se vi siete incuriositi. Se l'avete visto o letto, ditemi che cosa ne pensate di questo classicone dello shoujo. E se vi può interessare un video più approfondito sulla storia, sui personaggi o sulle tematiche. Fatemi sapere poi se avete altri manga o anime di cui vorreste sentire parlare o che vorreste consigliare, e non dimenticate di seguire Wikos su tutti i social. State sempre attenti a non far arrabbiare la vostra tigre palmare e noi ci vediamo in un prossimo video di Consigli Anime Manga. Ciao!